Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, sono Piero e oggi vedrete qualcosa di nuovo. Il JJRC X7 Smart, conosciuto anche come Seafly Smart. Questo è un quadricottero con motori brushless, batteria ai polimeri di litio da 2600 mAh, una 2S che si carica col suo caricabatterie proprietario. Fotocamera 1080 pixel 1080p con obiettivo che si può ruotare di 90 gradi, che si può abbassare di 90 gradi tramite switch sul radiocomando. Si dice 1080p, anche se da molte parti ho visto che molti si lamentano perché dicono che è una 1080p downscalata a 720p, ma poco importa perché diciamo è la stessa tipologia di fotocamera che troverete nei droni di questa fascia. E caratteristica molto importante di questa fotocamera, oltre ad avere l'obiettivo che si abbassa di 90 gradi tramite radiocomando, è che è montata su dei gommini soffici per attutire gran parte delle vibrazioni causate dal drone, in modo da evitare quel fastidiosissimo effetto gelatina mare mosso che vedete spesso nei video dei droni. Ma ora passiamo al radiocomando. Ecco qua il radiocomando, consueti stick di movimento. Poi qui abbiamo il tasto di accensione, tasto per decollo e atterraggio, tasto per scattare foto o effettuare video in base alla durata della pressione che fate sul tasto. Poi qui abbiamo la rotellina per muovere la fotocamera di 90 gradi in basso o in alto. E poi, cosa fondamentale, che questo qui abbiamo il ritorno a casa automatico, perché questo drone, ho dimenticato di dirvi prima che ha il GPS, e la modalità di cambio volo da GPS a altitude hold, per cui se state in GPS anche con un po' di vento lui rimane fermo, senza GPS lui con un po' di vento mantiene l'altezza ma si sposta a destra o a sinistra, avanti o indietro in base alla direzione del vento. E poi, cosa fondamentale, questo radiocomando ha una batteria integrata da 1200 mAh che si carica da questa porta USB. Ritornando al drone, la batteria, come dicevo prima, si carica tramite il suo caricatore proprietario e la durata della carica è di circa 3 ore, a differenza del Bugs 5W o del JJRC X4, X5 Epic che ci vogliono 5 ore, questo ce ne vogliono 3. A questo punto ragazzi non ci resta che passare alla calibrazione. Vi faccio vedere l'applicazione e facciamo un test di volo, anche se oggi, come potete sentire o vedere dagli alberi, c'è una marea di vento e provandolo prima l'albero mi è andato a finire sopra. Adesso vi faccio vedere dove. Vi riporto sopra a quei pini laggiù e per tirarlo giù l'ho dovuto prendere a sassate. Difatti, se nel video vedete rimettiamo bene sta fotocamera, speriamo bene. Se nel video vedete il drone che è un po' ammaccato è perché l'ho tirato giù da un albero che era alto 20 metri. Passiamo subito alla prova di volo, calibrazione e prova di volo. Allora, innanzitutto accendiamo il drone tramite questo tasto fino a sentire la musichina. Eccola qui, sentite bella musichetta. Dopodiché, dopo aver scaricato l'applicazione che si chiama Enjoyfly, andiamo a connettere il drone al suo wifi. Nel frattempo che lui cerca, accendiamo il radiocomando in questo modo, tenendo premuto il tasto di accensione. Una volta connesso il drone al wifi, qui blocchiamolo, una volta connesso il drone al wifi, che vi ricordo, anche se non ve l'ho detto, è un wifi 5G, per cui se non avete un telefono compatibile allo standard 802.11 AC, voi il drone non potrete utilizzarlo con le varie funzioni che
trovate a corredo dell'applicazione. Prima cosa da fare, entriamo nelle opzioni dell'applicazione e qui vediamo che abbiamo una beginner mode che limita, qui non si attiva forse perché non è, vabbè, che limita l'altezza, la distanza a 200 e l'altezza a 120 metri. Questo qui può arrivare al massimo a 500 metri di altezza. Poi abbiamo la modalità del joystick Mode 2, che è con la mano sinistra l'acceleratore, Mode 1 con la mano destra l'acceleratore. Poi il voltaggio della batteria, la calibrazione dei sensori, bussola e giroscopio, e poi altre cose che sinceramente ho provato ma non ho capito a cosa servono. Ora, prima cosa da fare, andiamo a calibrare il giroscopio premendo il tasto apposito, diamogli l'ok e lui dopo qualche secondo ci dà il messaggio che è andato a puttane, non è andata bene. Allora, perché non è andata bene? Vediamo un attimo. Non vorrei che nella caduta si sia fatto male.